Buongiorno a tutti. Oggi è mia intenzione riprendere un argomento lasciato in sospeso la volta precedente. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Una volta disegnate tutte le nostre linee di taglio derivanti dalla segmentazione automatica del modello, passiamo alla fase successiva, che è quella della determinazione degli assi per ogni singolo elemento e della posizione del centro di resistenza. Il centro di resistenza, per definizione, è il punto al quale poi il nostro elemento andrà a ruotare. È importante perché in base alla angolazione dell'asse principale e alla posizione del centro di resistenza, il programma ci quoterà i movimenti e di conseguenza stabilirà il numero degli allineatori nella fase finale. Quindi il programma ci propone una sua prima ipotesi, per comodità toglieremo la gengiva, e quello che noi possiamo notare subito è questo. Abbiamo una parte di configurazione. La configurazione è quella parte della fase che rimane ferma per tutte le volte successive, per cui una volta che andiamo a modificare quello, le volte successive non avremo più bisogno di farlo, se non in casi specifici in cui decidiamo di procedere in maniera diversa. Per cui dal menu a tendina, nel caso in cui volessimo spostare il centro di resistenza rappresentato da questa linea azzurra dalla corona alla radice, lo possiamo fare selezionando centro di rotazione sulla radice e lui ce lo sposterà per tutti gli elementi. Nel caso in cui per un elemento decidessimo di procedere in maniera diversa, possiamo fare questo: lo selezioniamo da questo menu tendina, quindi non più da quello ma da questo, andiamo a cambiare la selezione e lui ce lo pone, scusate, e lui ce lo pone sulla corona. Quindi avremo gli elementi con un centro di resistenza sulla radice e questo e solamente questo sulla corona. Quindi ora dobbiamo andare a determinare gli assi dei denti. Procediamo con quelli che sono palesemente sbagliati. Abbiamo la possibilità di vederlo nel contesto di tutta l'arcata oppure di andarlo ad isolare. Attraverso i cursori, questi cursori, possiamo praticare una traslazione dell'asse, mentre invece attraverso il manipolatore andiamo a modificare quelle che sono le angolazioni. Tendo a specificare che non stiamo facendo nessun tipo di movimentazione vera e propria, ma soltanto stiamo determinando l'asse, quindi non stiamo spostando i denti, stiamo spostando l'asse di ogni elemento. Il pallino rosso rappresenta il punto FA, quindi il centro geometrico della corona clinica. Questo è un parametro che ci può servire per posizionare meglio l'asse. I valori che vediamo espressi in gradi qua in alto sono le inclinazioni del dente in base al piano occlusale stabilito in precedenza, stabilito all'inizio di tutta la procedura. Questi parametri ci possono essere utili in caso di richieste particolari di movimentazione. Possiamo importare radici da TAC 3D, logicamente trasformate in file STL, ma questo sarà un argomento di un'altra occasione. Abbiamo la possibilità di spostare il centro di resistenza anche in altezza, andandolo a modificare con questi parametri. Vedete che si sposta,
e lo possiamo fare anche qua singolarmente per ogni elemento oppure per tutta l'arcata applicando questo selettore. Direi che siamo pronti per passare alla fase successiva e qui abbiamo il modello pronto per andare in fase di setup e quindi di movimentazione. Quindi da Virtual Setup, icona Virtual Setup e passiamo al cuore del programma stesso. Scusate, lo andiamo a togliere solo, eccolo qua, vedete abbiamo le radici, i nostri denti e possiamo andare a vedere che negli elementi in cui abbiamo lasciato il centro di resistenza sulla radice, il manipolatore logicamente sarà posizionato in quel punto. Questo elemento, invece, in cui avevamo deciso di spostare il centro di resistenza sulla corona, avrà il manipolatore posizionato in quel senso. Va da sé che se è posizionato in questo punto, i movimenti saranno di questo tipo e quindi verranno valutati di conseguenza. Se sono sulla radice, avremo un altro tipo di quotatura di movimenti. Questo è tutto a discrezione dell'operatore. Sperando di esservi stato utile anche in questa occasione e considerando il fatto che il mio caffè è diventato freddo e quindi me ne dovrò preparare un altro, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima occasione e arrivederci.